I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see running through the open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Hoo hoo hoo. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. You can see the riding. Carissimi amici robots in incognito, collezionisti, nerd, freaky geek, disadattati di tutte le generazioni e di tutte le religioni, semplici amanti del genere robotico o semplici spettatori curiosi del topic, benvenuti e ben ritrovati sul più pazzo e irriverente canale robotico di tutti i tempi. Non potevo non iniziare anche questo fantastico unboxing con quello che ormai è diventato il motto introduttivo di questo canale, il nostro tormentone. E allora mettetevi comodi, allacciate le cinture, munitevi di birra e panzerotto pugliese e gustatevi l'unboxing di questo nuovo prodotto targato Fanstoys FT61 Inquisitor, dedicato ad uno dei soggetti più inquietanti e al contempo servili del mondo Transformers G1. Un villain di quelli che, se doveste trovarvi davanti per davvero, vi farebbe gelare il sangue nelle vene, letteralmente uno zombie meccanico, insensibile a qualsiasi forma di vita biologica, assolutamente servile e obbediente al suo master, come un pitbull pronto ad azzannare la preda ad un semplice cenno. Insomma, qui siamo di fronte ad una sorta di malvagità vuota, senza un cervello pensante, senza un fine ben preciso se non quello di una cieca obbedienza al proprio signore Galvatron. Questi sono i tratti salienti di Inquisitor, alias Scourge, l'implacabile cacciatore agli ordini per l'appunto di Galvatron, e leader del suo gruppo di cacciatori, i letali Sweep. Ma ora non voglio raccontarvi altro perché sarà parte della prossima recensione che pubblicheremo su questo soggetto targato Fanstoys. Per il momento limitiamoci al suo unboxing e andiamo a vedere cosa contiene questa confezione. E andiamo dunque a vedere cosa contiene la confezione di FT61 Inquisitor alias Scourge, un altro grande capolavoro realizzato dalla Fanstoys. E vediamo subito in bella mostra il manuale delle istruzioni contenuto in una busta trasparente con all'interno anche la scheda Tech Spec. Quindi questo è già il primo degli accessori contenuti nella confezione di questo nuovo prodotto della Fanstoys. Andiamo un attimo a sfogliarlo perché onestamente rispetto ai classici manuali Fanstoys lo vedo anche abbastanza corposo. E come potete vedere risulta anche ben colorato all'interno, con tutti i dettagli dei passaggi della trasformazione, penso descritti e illustrati assolutamente bene. Poi, quando lo trasformeremo, capiremo ancora meglio se il manuale fa il suo dovere e quindi se è stato effettivamente ben realizzato. Devo dire che già qui, dai colori, da come viene presentato, mi sembra davvero un buon lavoro, anche perché rispetto ad altri manuali mi sembra anche che sia abbastanza corposo, abbastanza pieno di pagine e quindi immagino dettagliato quanto basta. Vediamo che nella prima pagina è spiegato quello che troviamo all'interno della confezione, ovvero la figura principale, il personaggio Target Master su cui a breve ci soffermeremo, le 4 facce alternative dove di fatto abbiamo 4 diverse espressioni facciali e dove una delle facce
è quella che riprende uno degli episodi in cui Scourge è protagonista assoluto. Abbiamo poi una pistola laser e la basetta che si aggancia sotto l'astronave per poterci poi applicare un display stand. In ultimo, tra gli accessori, troviamo anche la carta biografica del personaggio, il cosiddetto text pack, che per adesso mettiamo da parte. Ebbene, prendiamo a questo punto la scatola, mettiamola in orizzontale e apriamo per vedere il suo contenuto finalmente dal vivo, dopo averlo visto sul manuale. Ecco qui ragazzi, ecco qui. Ora non riesco, ci provo ad alzarlo un attimo. Ecco qua. Non vorrei che cada. Bello, 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 bello. Come sempre Fanstoys fa grandi cose. Diciamo che ogni tanto sbaglia, ogni tanto fa qualche cavolata, ma nel complesso sono sempre ottimi prodotti, ben realizzati, ben fatti. Davvero dei piccoli gioielli. Già vederlo così, nonostante le veline che ci sono su, è uno spettacolo. I colori traspirano tutti nella loro lucentezza e devo dire che fa davvero la sua gran porca figura. Questo robot fa davvero la sua gran porca figura. Quindi prendiamola e iniziamo a vedere nel dettaglio cosa contiene questa confezione. Partiamo dunque dal primo accessorio. Questo accessorio è la basetta che si aggancia sotto l'astronave, quindi sotto l'alt mode di Scourge, e non è come qualcuno sul web ha inteso il display stand per l'astronave, ma è soltanto la basetta che serve per poter poi agganciare sotto il display stand, su cui eventualmente tenere il nostro Scourge nella sua modalità alternativa di astronave cybertroniana, o meglio di jet da ricognizione cybertroniano dalla forma di un hovercraft. Qui possiamo subito riportare una prima nota dolente, se così si può dire, su questo prodotto, ovvero che non c'è all'interno della confezione un vero e proprio display stand. E questo è già un primo peccato veniale da parte di Fanstoys, perché come sempre il prezzo di questi prodotti non è di poco conto e aggiungerci un pezzo di plastica quale può essere un display stand credo che sia il minimo che Fanstoys possa fare per non fare la figura dello straccione. Ad ogni modo, questo è il nostro accessorio che serve appunto da elemento per agganciare successivamente un display stand. Lo mettiamo un attimo da parte, così, e passiamo al successivo accessorio. Eccolo qui, vediamo cosa abbiamo. Ecco, abbiamo dei gancetti che tra l'altro sono stati consegnati fuori dalla confezione e devo ancora capire a cosa servono, perché mi è giunta notizia che questo prodotto in una prima fase di distribuzione abbia avuto dei pezzi con delle parti non funzionanti o comunque con dei piccoli difetti. Quindi non vorrei che questi gancetti siano, diciamo così, dei pezzi di ricambio di emergenza, nel caso in cui il prodotto si presenti con questi fantomatici difetti, probabilmente in fase di trasformazione. Comunque, devo dire che fino ad ora non ho visto video in circolazione che ci mostrino difetti su questo soggetto, quindi probabilmente Fanstoys, a differenza di altre volte, se ne è accorta per tempo e ha cercato di correre subito ai ripari, fornendoci questi pezzi di ricambio extra. Questa però è stata la risposta ricevuta dal distributore per motivare, almeno nel mio caso e in quello di qualche altro amico, il fatto che il prodotto sia arrivato leggermente in ritardo rispetto alla sua data di uscita e quindi rispetto a chi invece ha ricevuto questo prodotto in consegna con oltre un mese di anticipo.
Comunque, pazienza, l'importante è che sia arrivato, l'importante è che, almeno per quanto stia vedendo adesso, il prodotto sembra assolutamente integro e speriamo che sia davvero così. Andiamo avanti. Qui troviamo le 4 facce alternative di cui ho parlato poco fa sfogliando il manuale delle istruzioni. Vediamo un attimo se si vedono senza doverle tirare fuori dalla busta, perché tanto poi, quando faremo la recensione vera e propria di questo robot, ne parleremo. Però dai, le tiro un attimo fuori dalla busta, così vediamo insieme come sono questi volti alternativi. Eccoli qua. Vediamoli un po' più da vicino. Ne ho preso uno a caso, quello dalla bocca più larga, diciamo così. Ora non riesco con questo tipo di ripresa a farvelo vedere proprio bene, ma tanto avremo modo di rivederlo con calma successivamente. Quindi i volti sono questi. Ecco, questo è il volto che richiama una versione di Scourge che si vede nell'episodio 93, seguendo la numerazione della Continuity Transformers G1, il cui titolo dovrebbe essere Il peso del grande fardello, dove appunto Scourge si impossessa dalla matrice del comando degli Autobot dopo averla sottratta a Rodimus Prime e dopo che Galvatron gli ha ordinato di disfarsene e di distruggerla. Tuttavia Scourge è tentato dal potere che emana la matrice e quindi decide di indossarla, o per meglio dire di acquisirla, così come fanno i grandi condottieri Autobot, come appunto Rodimus Prime e prima di lui Optimus Prime. Il problema è che la matrice è talmente potente, ha talmente tanto di quel potere, che Scourge non è in grado di gestirlo e di domarlo, per cui impazzisce e si deforma, e questo è più o meno l'aspetto che il suo volto assume nel momento in cui acquisisce nei suoi circuiti la matrice. Si vedono le guance e il volto con dei solchi, e questi solchi non sono altro che l'energia sprigionata dalla matrice e che fuoriesce da tutte le parti del corpo di Scourge, compresi gli occhi. Quindi più o meno questo è in breve sintesi quello che succede nell'episodio 93 appena narrato e che vediamo qui in qualche modo rappresentato da questo volto alternativo. Poi ci sarà modo di riprenderlo più avanti. Andiamo quindi a vedere l'altro elemento che compone questa grande uscita di Fans Toys, ovvero l'arma, la pistola laser di Scourge. Anche questa devo dire davvero ben fatta, bellissimi i colori, davvero Fans Toys ha superato se stessa con queste colorazioni, sono davvero spettacolari. L'accostamento del blu metallizzato tendente al viola con questo celeste pastello è azzeccatissimo. Cerchiamo di mettere meglio a fuoco. Eccola qua, bella davvero. Oltretutto è ricca di dettagli, non è solo un fatto di colorazione, è proprio il design dato alla pistola che è fantastico, davvero fatta bene, davvero fatta bene. E poi abbiamo il pezzo forte degli accessori, il nostro Target Master. Ed ecco qui il Target Master di Scourge. Mettiamolo un attimo in posa. Ecco qui. È un po' duro. Ok. Per chi non lo sapesse, il Target Master è un mini robot in grado di trasformarsi in un'arma potenziata che conferisce ad un altro Transformer una potenza di fuoco superiore alla norma.
questi mini Transformers, al pari degli Headmaster, entrano in combinazione binaria con il proprio partner, che diventa a tutti gli effetti il loro Master. Ogni Target Master è comunque dotato di una propria personalità. E dunque questo in particolare è il Target Master di Scourge, e sappiate che questo Target Master ha un nome ed è Fracas, ed è un'evoluzione robotica di un essere biologico alieno del pianeta Nebulus. Comunque sia, torneremo a breve sull'argomento. Per ora, da una rapida occhiata che sto dando al nostro Target Master, mi sembra che sia realizzato egregiamente, con uno sculpt e un livello di dettaglio superiore a quello di altri Target Master Fans Toys. Ho come l'impressione che a livello di minifigure Fans Toys abbia alzato leggermente l'asticella della qualità. Ad ogni modo, questo è il Target Master che troviamo tra gli accessori di FT61 Inquisitor. E andiamo quindi al nostro personaggio principale, ovvero Scourge, che devo capire come tirar fuori dalla confezione senza fare danni. Eccolo qui, ragazzi. Adesso qualche minuto per sistemarlo un attimo, controllare che sia tutto a posto e ve lo presento in tutta la sua bellezza. Qualche frazione di secondo. Stop, caspita ragazzi, quasi dimenticavo, e voi complici che non mi dite niente, stavo dimenticando il pezzo più importante di tutto un unboxing, ovvero la scatola, e per essere più precisi il packaging, la confezione, soprattutto perché questa fantastica work art è prodotta dal nostro italianissimo Johannes Vinci e non potevo non parlarne, non potevo non omaggiare questo grande artista che sa cogliere con i suoi lavori l'essenza di ogni personaggio Transformers, e anche in questo caso con FT61 Inquisitor ha saputo cogliere nel segno. Guardate qui la rappresentazione del volto, l'espressività e la dinamicità del disegno, richiama al contempo sia il personaggio che il giocattolo. Qui sotto è riportato l'hovercraft spaziale in cui si trasforma Scourge. Davvero l'impaginazione di questa confezione è come al solito superlativa, da 10 e lode. Per il resto poi abbiamo la solita classica confezione Fans Toys con la scritta laterale che riporta il nome dell'action figure FT61 Inquisitor e la dicitura Made in China con l'anno di uscita e il nome del produttore, mentre sul retro ritroviamo quello che poi viene riportato anche nel text pack, ovvero la biografia del personaggio, mentre accanto una fotografia dell'action figure principale e del suo Target Master. Qui sotto un'altra fotografia dell'action figure, questa volta insieme alle action figure di Cyclonus e Galvatron, così come li ritroviamo nel cartone animato della terza stagione Transformers. Mentre qui accanto c'è la foto dell'alt mode e si intravede il display stand su cui andrebbe poggiato, display stand che, ribadiamo, non è incluso nella confezione. Qui sotto poi abbiamo le 5 facce di Scourge, inclusa quella che troviamo già montata sulla figura, e poi un'altra foto dell'action figure Inquisitor. Per il resto è poi tutto nella norma, non cambia nulla rispetto alle altre uscite di Fans Toys. Vediamo qui in alto è riportato il Q-code nel caso in cui si voglia vedere il video con le istruzioni per la trasformazione. Anche da sotto la stessa cosa, insomma tutto molto bello, ma siamo onesti, senza la work art di Johannes Vinci questa confezione non avrebbe nulla di eccezionale e di particolarmente interessante. Ebbene, ora sì che, fatto il nostro doveroso omaggio al packaging, possiamo finalmente tornare a parlare del nostro attesissimo masterpiece. Ed eccolo qua il nostro Scourge. Bello, bello, bello e scintillante. Proviamo a sistemare
in diretta le ali, in questo modo, le apriamo completamente ed ecco, stavo dimenticando, la prima cosa da fare è qui dietro agganciare e sistemare il backpack usando questo gancetto. Però ve lo faccio vedere da dietro. Prima di agganciare il backpack vanno unite qui dietro, così come state vedendo, queste due sezioni. Quindi, sistemato lo zainetto dietro e messe a posto le ali, il gioco è fatto. Ora non ci resta che posarlo ed eccolo qua, il nostro Fans Toys Inquisitor FT61 alias Scourge. Bellissimo. Ok, facciamo un po' di spazio così cerchiamo di presentarvelo un po' meglio e di guardarlo un po' più da vicino, un po' più nel dettaglio. E allora, eccolo qui il nostro Scourge. Cerchiamo di fare una cosa gradita, avviciniamolo un po' di più verso la telecamera, così cerchiamo un attimo di mostrarlo in tutta la sua bellezza. Oddio, Scourge è comunque brutto, ve lo dico. Come Transformer non è certo uno di quei Transformers che spiccava per bellezza. Però, caspita, quando Fans Toys mette mani su un prodotto riesce a tirare fuori il bello anche dalle cose più brutte. E questo è uno di quei casi. Guardate lo sculpt del viso, ragazzi, è davvero uno spettacolo, proprio come quello del cartone animato. I colori poi sono così vividi, così luminosi, che è una vera gioia per gli occhi. Belle anche le mani, le dita. Guardate le dita, sembra che abbia lo smalto alle unghie. È fatto davvero, davvero, davvero bene. Tutte le dita sono articolate e posabili. Guardate qua, davvero spettacolare. Adesso non voglio anticiparvi troppo quella che sarà poi la recensione vera e propria. Ricordiamoci che questo è solo un unboxing e tale deve restare, quindi non voglio scendere più di tanto nel dettaglio, ma voglio comunque condividere con voi le mie prime impressioni a caldo su questa nuova figura Masterpiece targata Fans Toys. Proviamo quindi a rimetterlo in posa. Ecco qui. Ho riposizionato la telecamera in modo tale da poterlo inquadrare un po' meglio a figura intera. Proviamo quantomeno a piegare le braccia. Ok con una e con l'altra. Ragazzi, è bellissimo, bellissimo. Guardate qua, che meraviglia. Io poi personalmente sono un vero appassionato di Transformers e quindi per me sono tutti dei gioielli. Questi Fans Toys, devo dire, sono tutti dei veri gioielli. Guardate qua, guardate la pulizia del backpack. Bello, bello, bello davvero, fatto davvero bene. Almeno dal punto di vista estetico, nulla da ridire. E ha anche il suo bel peso. Ecco, una cosa che non ho fatto e cerchiamo di fare subito è tirare fuori le punte dai piedi. Vediamo se ci riusciamo senza rovinare nulla. Vediamo un po' se qualche attrezzo del mestiere può aiutarci in tal senso. Il tappo della penna penso che vada assolutamente bene. Ed ecco qua. Ecco qua, la prima punta è sistemata. Facciamo lo stesso con la seconda. Ecco qui. E così
abbiamo sistemato anche la seconda punta. Rivediamolo un po'. E insomma, io onestamente, poi magari so che il personaggio è così, ma non vi nascondo che mi piace anche nella versione spuntata. Ecco, mettiamola così, con il piede spuntato. Però insomma, anche con questa unghia che viene fuori dalla punta del piede non è male, è fedele al personaggio G1 e questo basta. Ragazzi, che dire, il robot è fatto davvero bene. Non voglio dilungarmi più di tanto perché, ripeto, faremo poi la classica recensione stile robots in incognito e sicuramente in quell'occasione lo vedremo ancora meglio, in tutto il suo splendore. Per ora ve lo lascio un attimo così, magari adesso lo metto sulla base rotante giusto per farvelo godere qualche altro minuto, ma noi sicuramente ci rivedremo con la recensione vera e propria. Ecco però, prima di chiudere questo unboxing, ve l'avevo promesso, volevo un attimo parlarvi meglio del nostro Target Master, partendo dal concetto di base che questa versione di Scourge è tratta dalla serie animata classificata come quarta stagione, intitolata The Rebirth, dove appunto per la prima volta vediamo l'introduzione degli Headmaster e dei Target Master nell'universo Transformers. Questa serie è una miniserie di appena 3 episodi ed è interamente prodotta dagli americani, diversamente dalla serie intitolata The Headmaster, di produzione esclusivamente giapponese, uscita qualche mese prima, ma classificata come quinta stagione perché, contemplando più episodi, si conclude successivamente alla serie The Rebirth. Ora, la questione è che entrambe le serie animate parlano di Headmaster e Target Master, ma con due narrazioni abbastanza diverse tra loro, soprattutto per quanto riguarda le origini dei personaggi, che, mentre nella serie americana The Rebirth nascono dalla fusione tra esseri biologici alieni, i Nebulani, ed i Transformers, nella serie giapponese si tratta di robot che, sottoposti ad addestramenti particolari, riescono a diventare per l'appunto Headmaster e Target Master. Tornando dunque a Scourge, è solo nella serie americana The Rebirth che ci viene proposto nella versione Target Master, ed è per questo che diciamo che questa versione di Scourge, proposta da Fanstoys, si rifà alla serie americana e non a quella giapponese. E diciamo anche che il Target Master in questione si chiama Fracas ed è un essere cibernetico creato dagli Hive, la fazione aliena dei Nebulani che domina il pianeta per mezzo delle macchine. Quando gli Hive si accorgono della presenza dei Transformers sul pianeta Nebulus, monitorano gli scontri tra Autobot e Decepticon ed è allora che Lord Zarak, il capo degli Hive, propone ai Decepticon e in particolare a Cyclonus di unire le forze combinando i loro corpi meccanici con quelli biologici degli Hive. Questo è dunque il personaggio Target Master di Scourge che oggi ci troviamo ad unboxare. Ora però non voglio tediarvi ulteriormente con questa narrazione, ci tenevo giusto a contestualizzare il personaggio e invece quello che è bene dire sin da ora, sin da questo unboxing, è che tra tutti gli accessori ho notato un'assenza importante, proprio in riferimento al nostro Target Master. E l'assenza è quella di un tech spec, di una carta biografica dedicata appunto al nostro personaggio Target Master Fracas. Quindi abbiamo il tech spec di Scourge, ma non abbiamo il tech spec di Fracas. E questa è davvero una grande pecca. Il diavolo, come sempre, fa le pentole, ma non i coperchi. Insomma, mi rivolgo a Fanstoys come a qualsiasi altro produttore. Se proponete dei personaggi della serie Target Master,
non potete poi non fornire anche la scheda tech spec del Target Master. Insomma, così come fatto nel caso di FT55 Blaster, che io ho apprezzato tantissimo, dove insieme alla scheda tech spec di Blaster abbiamo trovato anche quella di Rewind, non vedo perché anche in questo caso non ci sia il tech spec di Fracas. Stessa pecca che c'è per il Target Master di Cyclonus, stessa pecca che c'è per il Target Master di Hot Rod, insomma stessa pecca che c'è per tutte le figure della serie Target Master ed Headmaster targata Fans Toys, dove appunto mancano i tech spec dei relativi personaggi minori Target Master ed Headmaster. Infatti, se andate a rivedervi la recensione fatta su Mindwipe, vi accorgerete che anche in quel caso non c'è traccia di un tech spec per l'Headmaster. Insomma, per me è una piccola grande pecca, perché anche gli Headmaster e i Target Master hanno delle caratteristiche e delle abilità che andrebbero indicate. Detto questo, ora davvero vi saluto. Questo è quanto ci aspetta da recensire nei prossimi giorni. Posso solo dirvi che il prodotto, al di là di qualche pecca, è davvero bello. Che dire ragazzi, per il momento è tutto, carissimi amici di Robots in Incognito. Non dimenticatevi di iscrivervi numerosi al canale, non dimenticatevi di guardare questo video e tutti gli altri video che finora sono stati prodotti, perché davvero ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo la passione e ci mettiamo la passione e anche tanto impegno per realizzarli. Quindi per il momento vi saluto, ripeto, iscrivetevi e iscrivetevi, ci vediamo presto, ciao guagliò! So what's up, paisa? Hey, what's up, paisa? So what's up, paisa? Hey, what's up, paisa? So what's up, paisa? Hey, what's up, paisa? So what's up, paisa? Hey, what's up, paisa?